Ciao a tutti, mi piacerebbe dirvi che sto per introdurre questa intervista da un laghetto in un parco in Giappone, e invece no. Però Grazia, che ci racconta la sua vita da expat a Yokohama, ci parlerà della sua routine personale, professionale e ci darà un sacco di indicazioni interessanti su cibo, viaggi, business. Anche per chi è interessato a visitare il Giappone, è molto interessante questo punto di vista che esce un po' dalla narrazione del cool Japan per raccontarci un paese più autentico. A presto su Expat Experience. Ciao a tutti! Buongiorno a tutti e bentornata Grazia. Grazia è adesso in collegamento dal Giappone. Grazia vive a Yokohama ma è di Ferrara, giusto? Mh, Quindi Emilia-Romagna, benvenuta. grazie mille. Ho detto bentornata perché Grazia è già stata con noi su Mh, Expat Experience un po' di mesi fa in una intervista in cui ci ha raccontato della sua attività professionale in mh, Giappone. In effetti, Grazia lavora come imprenditrice, mh, gestisce una scuola di lingua italiana e mh, un'agenzia di viaggi e mh. turismo e interpretariato. Quindi questa volta vorrei, se sei d'accordo, parlare un pochino proprio della tua routine in Giappone. Non avevamo mai parlato, no, di come si svolgono le tue giornate, perché molte persone mi hanno chiesto, sono curiosi di sapere proprio praticamente come si svolgono le giornate per una expat italiana che a tutti gli effetti lavora e vive lì. Mh, okay. Uhm, beh, grazie per la domanda. E poi sì, devo purtroppo, per fortuna, iniziare dicendo che le mie giornate non sono sempre uguali. Quindi più che routine, ci sono dei punti fissi nella mia giornata, però ecco, non sono per fortuna sempre giornate con lo stesso schema. Però i punti fissi sono sicuramente quello della sveglia, di solito tardi, perché lavorando qui spesso con l'Italia finisco per slittare tutta la mia giornata verso la sera e, la colazione. La colazione è forse il momento preferito della mia giornata, del mio preferito della giornata, anche perché la faccio con mio marito. È un po' la scusa per stare insieme, preparare il tè. Compriamo, a gennaio la scorta di tè per tutto l'anno, perché, facciamo gli acquisti delle scatole a sorpresa, si chiamano le Fukubukuro, e quindi non sappiamo cosa ci verrà fuori, prendiamo il tè per tutto l'anno, a volte anche cose strane, per esempio il tè oolong all'arancia, eccetera, e poi, a colazione ne scegliamo uno. Ehm, Questa è una cosa. E poi l'altra è, sempre sulla colazione, mangiamo e beviamo il tè guardando il Saijiki. Saijiki è il nostro calendario. Questo mi sa che la volta scorsa non era venuto fuori, perché l'abbiamo comprato a pochi mesi fa, a gennaio. Il Saijiki è il calendario, vecchio, un po' quello dei santi che hanno i nonni o quello della Coldiretti per gli agricoltori, con le varie ricorrenze, però, il Saijiki ha le ricorrenze del calendario giapponese, e anche naturali. Per esempio qualche giorno fa è stato Aotsuyu, la è un periodo in cui iniziano e finiscono le piogge torrenziali, di questo periodo, la stagione delle piogge. Oppure a volte ci sono, non so, il giorno in cui iniziano a fiorire secondo il vecchio calendario gli Ajisai, che sono uno dei miei fiori preferiti, tipo, le ortensie, e così via. Quindi è molto bello svegliarsi, bere il tè e nel frattempo, guardare, leggere un po' di che cosa è stato, che cosa sarà, secondo il calendario, non proprio, ecco, odierno. Quindi questo Ci è sono, il immagino, le nostro fasi lunari, tutti questi elementi della non vita. No? non ci sono le fasi lunari, però ci sono sì le stagioni, i fiori che fioriscono, i canti degli uccelli, le varie ricorrenze, le feste, quindi, i matsuri, le feste tipo di paese, ehm, certe ricorrenze divine.
queste cose qua. E questo, ascolta, è una cosa che fate Mh. voi oppure pensi che sia una cosa tradizionale, cioè diffusa tra la popolazione, il È Giappone? una cosa tradizionale, nel senso che, è una cosa vecchia, ma non molte persone oggigiorno lo possiedono, lo comprano e lo leggono. Non molti sono neanche a conoscenza delle cose che ci sono scritte sopra. Lo facciamo, lo compriamo e lo guardiamo noi perché sia io che mio marito siamo appassionati di, lingue e storia del Giappone e del giapponese antico. Quindi leggiamo i testi. Lui poi a volte parla come se venisse fuori da un testo dell'anno 1000. Quindi, sì, e io gli rispondo a tema. Quindi quindi avere il Saigiki aiuta a essere consci di come indirizzare le cose in base a quali fioriture. E aiuta anche Interessante. con i kimono, perché il kimono spesso viene se uno lo indossa secondo il metodo tradizionale, associa anche i fiori che ci sono dipinti sopra alle stagioni. E quindi sapere anche cosa fiorisce quando o uno schema oppure il calendario può essere d'aiuto. Fantastico. Visto che tu hai menzionato i kimono, perché io ne vedo qualcuno dietro di te, Ah, oggi sì. non ne indossi uno, però nella scorsa intervista ci avevi proprio raccontato il senso di portare Mh. questo indumento e anche il fatto di come questo indumento si accordi alle stagioni e agli eventi, alle occasioni. Sì. Quindi appunto possiamo vedere là dietro alcuni Ques tessuti, sì, questo qui perché tu è sei una uno collezionista. qua dietro. Allora, questo è uno yukata, ovvero un kimono estivo, non sarebbe proprio un kimono, ma un abito estivo, che si usa per le feste di paese, e c'è l'obi, la fascia blu di fianco, molto facile da legare. Qua dietro ce ne sono dentro altri 63, perché eh sì, se poi se an in realtà non sono appesi, potrei anche aprirlo, però non sono appesi, non si vedono, sono dentro dei vassoi. Quindi prima o poi magari un giorno ti porto con la telecamera tipo dall'alto, che sono vassoi con dentro strisce di kimono. Quindi È tipo una cassaforte. è una cassaforte, sì, e ogni tanto devo aprirlo, cambiarli, appenderli in casa perché per evitare che si accumuli l'umidità. Quindi Okay, bellissimo. E senti, torniamo alla routine. Quindi tu ci hai parlato per il momento soltanto sì. della tua colazione, Mh. ma che cosa mangiate per colazione, oltre al Uh, tè? mh, dipende, però non mangiamo mai cose dolci. Ultimamente ci hanno portato dei biscotti dall'Italia e ce li stiamo godendo, però non è assolutamente, la colazione giapponese e non si trovano così tanti prodotti, dolciari per la colazione, magari non così tanto dolci, ecco. Quindi di solito, riso al vapore con qualcosa, oppure spaghetti tipo udon, curry, a volte gli avanzi della sera prima. Però sì, ecco, spesso cose salate, a volte anche piccanti, tanta cipolla. Sì. Aiuta Okay. sicuramente il fatto che la colazione, almeno nel nostro caso, non è così presto, ecco. Spesso le persone che vanno a lavorare alla mattina verso le 7, le 8 di mattina, fanno solo un pane, una fetta di pane ormai, tostata con un po' di burro. È abbastanza comune anche in Giappone ormai, sì. Okay, e poi come continua la tua giornata? Poi, nel mio caso io inizio a fare dei meeting. Di solito mi metto a incontrare persone, controllare le email. Le email sono una parte importante della mia giornata, quindi sicuramente alla mattina controllo il calendario, le email e poi comincio a parlare con le persone. Uno dei modi in cui incontro, parlo di più con le persone sono, i kaishoku. Kaishoku è quando si va fuori a incontrare altre persone, nel mio caso di solito businessmen, quindi persone d'affari, e si pranza con loro, ci si presenta, ci si danno i bigliettini da visita e si sta lì qualche ora. A volte sono piccoli, a volte sono anche centinaia di persone. Quindi poi si torna a casa, altri meeting, altre email e poi alla sera una passeggiata con mio marito. Ehm, sono alcuni punti fermi, ecco. E la spesa i nostri supermercati aperti anche fino a mezzanotte, quindi, il più tardi possibile, quando ormai la gente ha smesso di sciamare. E dove avvengono questi incontri di Mh. lavoro di cui tu parlavi? Possono essere in tanti luoghi diversi. Spesso si cambia zona e località in base alle giornate per poter raccogliere più persone, più interessati possibile. A volte si trovano vengono in
locali, caffè e bar, a volte in, sale d'albergo, a volte in sale conferenze, ehm, o a volte anche fuori, in primavera, in alcuni parchi, eccetera. Quindi dipende Ma molto sono dall'organizzazione. sono incontri tematici? In che senso? Nel senso che tu dici sono dei grandi Mh. luoghi dove ci sono Mh. molte persone che Mh. parlano di affari, Mh. però tu, semplicemente ti dai appuntamento con qualcuno, oppure hai l'occasione in quel momento di vedere più persone una dopo l'altra? Mh. Uhm, a volte sono organizzati tipo come si chiamano? Gli appuntamenti dove dopo 1 minuto cambi tavolo? Uhm, Come i date? sì, esatto. E altre volte invece sono delle sale dove uno, cerca di attaccare bottone con le più persone possibile. Quindi di solito non ci si dà appuntamento lì. Quelli sono l'occasione per conoscere le persone e poi ci si dà appuntamento in privato, per email successivamente, di solito online, però in un secondo momento. Quelli sono il primo approccio. Quindi se siete persone d'affari, volete fare business in Giappone, dovete cercare Kaishoku. È super consigliato per fare networking. Okay, bene. E poi, visto che tu parli di incontri e Mh. visto che ci hai raccontato appunto che tu, stai vivendo una relazione con un uomo giapponese, Mh. quindi ti vorrei chiedere, gli incontri non professionali invece, gli Mh. incontri, personali, come avvengono con le persone? Come ci si conosce? Come Mh. quali sono i luoghi e anche le modalità in cui le persone iniziano a frequentarsi? È complicato. Uno dei temi che accomuna le persone che non sono cresciute in Giappone e ci si trasferiscono, che siano giapponesi, straniere, half, è la solitudine. Perché molte, relazioni si sviluppano durante la scuola, spesso la scuola se uno è amico d'infanzia, Osana Najimi, scuola elementare, massimo le medie, e poi tante relazioni sviluppate durante le scuole superiori, già meno durante l'università e poi, altre magari durante il periodo lavorativo con i colleghi. Però la maggior parte degli amici coi quali si esce sono quelli ancora delle medie e delle superiori. Ehm con gli amici dell'università anche, coi colleghi alcuni magari ci si fa amicizia, però si tende a voler lasciare le cose separate. Quindi, per cercare di fare amicizia una volta che uno è adulto, fuori dal mondo del lavoro magari, come sono io, o comunque sul lavoro non riesce a fare amicizie, cercare di iscriversi da qualche parte, qualche corso, un corso di cucina, di cucito, fare sport, però con poche pretese, perché, difficilmente si riesce a fare amicizia anche in quel caso. Poi ci sono sempre le eccezioni, ci sono sempre persone amichevoli, però in generale, le relazioni tendono a essere di solito abbastanza superficiali e anche, chi si considera amico, in Giappone di solito ha relazioni più superficiali rispetto a chi, Mh. uhm, si considera amico in Italia o magari in altri paesi. Quindi questo è sicuramente da considerare. Ehm, Okay. ci sono tante app. Se uno non ha voglia di iscriversi a fare attività, come uno si incontra per fare tipo su come si chiamano, le applicazioni per incontrare l'amore, uhm, ci sono anche quelle per fare amicizia. È pieno, pieno, pieno. Io sono iscritta anche a social per cercare amici senza far sapere chi si è. Quindi tipo Facebook però oscurato, dove uno parla con le persone solo per quello che ha dentro, senza mostrare se stessi e senza realmente incontrarsi. Quindi ci sono un sacco di queste cose per cercare di, risolvere il problema della solitudine senza però esporsi. Certo. E quindi secondo te gli expat che vivono in Giappone, frequentano soprattutto circoli di expat, oppure tentano in qualche modo di entrare un po' nel tessuto, anche tradizionale della società Mh. giapponese o no? Com'è nella tua esperienza? È molto strano perché di solito quando si chiede alle persone ci sono anche più tipi, però ci son 2 macro tipi di risposte. Una è la persona che, ti come me, ti dice: "Sì, è difficile, ci si prova, non ci si riesce". Poi sì, tanti amici giapponesi, sì, sì, però sempre appunto relazioni superficiali e comunque
con calma, coi piedi di piombo, no, e poi ci sono quelli che invece: "No, non è vero, è facilissimo fare amicizia, vedi io sono sempre fuori a bere". Quindi sicuramente ci sono entrambi i lati della società, ci sono sicuramente, persone molte persone che vengono a lavorare qua, uhm, per per aziende straniere, quindi sono i veri e propri expat, uhm, che poi torneranno nel loro paese e spesso non impareranno mai il giapponese e quelli di solito frequentano più che altro la comunità internazionale e di solito hanno un'idea distorta su cosa sia il Giappone. Non entrano veramente in contatto con la società giapponese, che parla giapponese, che vive il mondo in giapponese. E poi ci sono quelli che parlano giapponese, che non hanno a che fare, di solito, non sempre, sono quelli che devono venire a patto con questo aspetto della solitudine, non per tutti è un problema. Di solito chi lo sente o vive come un problema, prima o poi se ne va. Uhm, io poi non tutti però io ho conosciuto diverse persone che, dopo aver vissuto qua straniere, nel loro caso, che anche dopo uno 14 anni con 2 figli, che vivevano qua, ha lasciato la moglie e i figli e ha detto: "Vi voglio tanto bene, abbiamo vissuto un po' di qua, un po' di là, voi ormai siete adulti e io vado a viverne per i cavoli miei, nel mio paese, perché qua non ci voglio più stare." Mh. Quindi non divorziato, però lui non ce la faceva più. Quindi C'è anche un'altra cosa che tu mi avevi raccontato, ovvero il fatto che anche per chi come te, ad esempio, no, apparentemente tu sei perfettamente integrata perché mh, hai un lavoro, a Yokohama, sei sposata con una persona giapponese, quindi hai una vita anche familiare, un mh, contesto che farebbe immaginare che tu sei riuscita in questo mh, obiettivo di integrazione. Però tu mi mh, avevi detto che in realtà è un po' difficile per il fatto che comunque i giapponesi continueranno sempre a vederti come un straniero, ovviamente, mh, ma anche proprio come un diverso. È mh. corretto questo? Sì, è un problema interessante, molto interessante e con cui combatto tutti i giorni, sia online che offline, però ultimamente soprattutto online. Uno dei motivi principali è che io non ho, penso, mai parlato della mia cittadinanza. E non lo farò. È un argomento personale e quindi io le persone con cui parlo non sanno che cittadina io sia. Se lo inventano. Se hanno delle loro idee. E questo è interessante sia online che offline, perché quando parlo si prova a screditarmi sotto qualsiasi punto di vista in base a cosa dico e cosa fa comodo. Questo succede anche offline, anche nella vita reale, anche per esempio quando vado per uffici. E la differenza è se io chiamo per telefono o se invece vado di persona. Quando chiamo per telefono e mi presento con il mio nome giapponese e, nessun problema, nessuno dubita di niente e mi trattano benissimo. Poi mi presento di persona e cominciano a dubitare del fatto che io sia io. Quando invece, vado prima di persona, mi trattano come un idiota, mi vogliono parlare in inglese, poi gli rispondo in giapponese e improvvisamente sono ammirati delle mie squisite abilità linguistiche. Questo è un problema che io vivo e mi fa male, molto, perché essere trattata come un idiota da una parte o non essere riconosciuta dall'altra sicuramente, nel lungo termine, crea, per me almeno, sicuramente un problema, un disagio, però significa che per tutta la mia vita, finché non se non capita qualcosa, un miracolo, non verrò mai considerata come una persona del posto o come una persona che ha voce in capitolo. Questo vale, per me, questo vale per altre persone stranieri, Haf, giapponesi, che sono magari, cresciuti all'estero o che sono cresciuti in Giappone, ma senza avere la faccia giusta. Quindi è un e per assurdo è il contrario quando si parla di a volte stranieri, ma asiatici, con la pelle chiara, e allora passano per giapponesi. Okay, quindi Ehm, proprio una questione di tratti somatici sì, che sì, immediatamente costituiscono una sorta di barriera, di sì. ostacolo.
Poi Okay, sono la scoppiata, comunità. sono andata a Disneyland e mi sono arrabbiata tantissimo. È stata una giornata che ha messo alla prova i miei nervi in una maniera impressionante, perché, ogni cosa che facevo, c'erano le persone che mi davano indicazioni in inglese e io gli rispondevo in giapponese tranquillamente: "Ah, sì, sì, grazie mille, ho capito. Okay, okay, okay". Poi, davanti a me a un certo punto c'era uno show e una famiglia che parlava in Tagalog, che è la lingua delle Filippine, no, una delle lingue, si parlava in Tagalog e non rispettavano delle regole. Allora la signorina, l'assistente, del parco è andata a spiegargli le regole in giapponese e loro palesemente spaesati. E lei ha insistito in giapponese. L'ha fatto 3 volte, senza riuscire a capire perché non capissero. Poi è venuto da me, io le regole le stavo rispettando e comunque subito dopo di loro, che comunque non han capito in giapponese, è venuta da me a dirmi le regole in inglese, nonostante le stessi già rispettando, perché non si sa mai. Ovviamente a mio marito non ha fatto un baffo. Ha detto: "Miseriaccia". Quindi è Okay. stata la giornata buona che proprio Quindi molto molto difficile, un po' Sì, sempre sì, sì. come essere turisti in fondo. E Sì, sì, giusto sì, sì. per fare il salto, no, a parlare del turismo e degli italiani che magari non Mh. vivono in Giappone, ma che desiderano venire in Giappone. Mh. Siccome tu organizzi anche itinerari per i turisti, hai Mh. voglia di darci magari 2 un paio di destinazioni che possono Mh. essere un po' diverse da quelle che di solito vengono percorse? Okay. Non mi ricordo se la volta scorsa ho dato delle altre indicazioni, però soprattutto se venite in estate, io vi sconsiglio, ovviamente le grandi città sono belle, però io ve le sconsiglio perché fa un caldo, in allucinante e vi consiglierei invece di, andare a esplorare la regione del Tohoku, ovvero il nord-est del Giappone e, magari partire da un pochino più in basso. Si arriva a Tokyo e si potrebbe visitare la città di Niigata. Niigata è anche quella una città, non è grande come Tokyo, però è molto piacevole, in più Niigata è famosa per la produzione di uno dei risi più buoni del Giappone, quindi anche gli alcolici. Fanno del buonissimo Nihonshu è alcol giapponese, di solito distillati di riso e, ci sono un sacco di cantine dove si possono provare tanti tipi di nihonshu, magari anche con del riso locale o con del miso, che è questo prodotto fermentato di riso o soia o entrambi. Quindi sicuramente per del buon cibo sul mare, il mare dell'ovest, giapponese, Niigata, ecco, è una bella città. Poi ha una storia interessante, c'è il canale più grande del Giappone che ci passa, quindi sicuramente una bella città. Un altro posto per andare ancora più su, è, Aomori. Aomori si chiama, la foresta verde, la foresta blu, e qua si aprirebbe un altro discorso interessante sul colore blu, che in giapponese è verde, ma è blu. Prima o poi, magari la prossima volta. Ehm, però Aomori è sicuramente un'area molto, molto naturale e, proprio ad agosto fanno un Matsuri, una festa, il Nebuta Matsuri, uhm, e, portano in giro dei palanchini, tipo una specie di carnevale, super colorati, fanno danze, ci sono fuochi d'artificio. È una delle feste più famose della regione, ma non solo lì, in agosto ci sono tante feste, un po' in tutto il Giappone, perché è la stagione dello Obon. Obon è tipo la festa dei morti, però si fa in agosto ed è più o meno coincidente col Ferragosto, quindi magari venire in Giappone in quel periodo potrebbe essere l'occasione per andare a godersi i festival nel nord dove fa più fresco. Quindi, ehm, ecco, io vi consiglierei di orientarvi un pochino più su. Okay, molto interessante scoprire anche questa parte del Giappone, per chi eventualmente ha voglia di viaggiare in estate e come ovviamente per visitare questi luoghi ci si sposta in Giappone con il treno, giusto? In È il generale con mezzo il più treno per arrivarci in treno, poi magari da lì sarebbe più comodo se uno potesse affittare una macchina, perché soprattutto quando si va fuori diventa più scomodo girare coi mezzi. Li si raggiunge, però se uno potesse prendere una macchina in affitto sicuramente ci si gode di più il paesaggio. Questo vale, sia per il nord, Hokkaido e Tohoku,
sia che per la regione estremamente sud, il Kyushu, e anche Okinawa. Quindi tutte quelle che non sono le grandi città o l'area centrale, del Giappone, quella estremamente turistica, tutto il resto, avere una macchina sul posto una volta che uno arriva è sicuramente comodo. O la Certo. bicicletta. Senti, ci ricordi allora come si fa a trovarti? Perché, tu hai un canale, no, che si chiama proprio Grazia in Giappone. Raccontaci un attimo che Sì. cosa proponi e Mh. magari ci dai i tuoi contatti. Mh. Sì, io mi propongo al pubblico italiano come, Grazia in Giappone, sono su TikTok, Instagram e, YouTube, pub e anche su Thread. Pubblico cose diverse in base al formato, al tipo di SNS, però, sono io, quindi, sicuramente mi vedete parlare come sto parlando adesso, magari con un pochino più di pause, perché, a volte mi mangio le parole, però ecco, cercando di far capire tutto quello che voglio trasmettere, e a volte faccio anche dei live, soprattutto su TikTok, quindi se avete voglia di fare delle domande potete scrivermi. Poi su TikTok e sugli altri social ci sono di solito anche i link per potermi scrivere, quello dell'agenzia. Se avete domande o interesse o volete viaggiare potete seguirmi o scrivermi direttamente lì. Mh. Bene, quindi in realtà è un po' duplice lo scopo, no, di questa tua Mh. comunicazione, perché da una parte, intendi far conoscere degli aspetti Mh. della cultura, della Mh. vita in Giappone e Mh. dall'altra parte ti proponi come guida anche, no, per Uhm chi vuole Di soli in viaggiare. realtà in realtà io di solito non ricevo richieste tramite i social. Ho canali di passaparola da molto prima di quelli e lavoro con agenzie, senza far sapere che ci sono io. Quindi, uhm, se siete interessati fatelo, però ecco, senza non ho assolutamente pretese. Ho iniziato i social perché mi ero stufata di sentire che il Giappone veniva proposto in un modo, distopico, nel senso che è sempre raccontato come il paese dei balocchi. E, non è così, è una nazione con i suoi pregi, i suoi difetti, però ecco raccontarne sempre le cose positive, ha sicuramente distorto molto quella che è l'immagine del Giappone a livello internazionale. Parte è voluto, il governo giapponese punta tantissimo sull'immagine del cool Japan e, il fatto che molte persone ne parlino senza conoscerlo, senza viverci, magari facendo gli influencer per mestiere, ma venendo qua per 1 settimana all'anno, magari 1 settimana 3 volte l'anno, però non è capirete bene che, ecco, non si può trasmettere un'immagine, realistica, soprattutto se uno lo fa per lavoro, se non guadagna su quello. Quindi ecco, la mia è stata una reazione. Io su TikTok non guadagno niente, purtroppo proprio niente, quindi è un po' più uno sforzo, per cercare di far conoscere un po' di più certi aspetti, certe cose. Se avete domande o vedete cose attorno a me o scrivetemi perché mi aiutate a rendermi conto di che cosa vi interessa. Quindi questo sì. Grazie, ma infatti è stato anche per Expat Mh. Experience molto interessante avere la tua voce ed è questa la ragione Grazie. per cui, sei stata invitata 2 volte Mh. e chissà magari ci sarà una terza volta se sarai disponibile, perché le persone in effetti chiedono molte cose, sono attirati, bisogna dire, Mh. dalla cultura giapponese e Mh. dal paese in generale, Mh. anche dalle tradizioni Mh. gastronomiche, culinarie, Mh. eccetera. Quindi è molto interessante vedere un po' un'altra prospettiva riguardo a questa nozione. Quindi io ti Sì, dico a presto, ancora grazie ovviamente di essere grazie a stata te. con noi e poi in bocca al lupo per tutte le tue attività. Assolutamente, grazie mille. Grazie a te Alla e a prossima. presto. Ciao.